Perché i bianchi non possono usare la parola nigga? Oggi mi sono svegliata e ho visto un grande dramma su Instagram e l'argomento era: perché i bianchi non possono usare la parola nigga? Perché un cantante italiana bianca che fa un cover di una canzone rap americana che include la parola nigga e usa la parola nigga mentre canta questa canzone, perché lei può essere giudicata male per usare questa parola? Quando ho visto questo argomento ho detto vabbè, tocca fare un video. Di solito io non faccio i video sugli argomenti seri in italiano perché non è la mia madrelingua e non voglio sembrare una capra ignorante che non sa usare bene gli articoli. Ma dato che io voglio dire questa cosa direttamente agli italiani, non è un messaggio per gli americani, è per voi. Ho detto vabbè, ha più senso provare, cercare di farlo in italiano. Vi chiedo scusa in anticipo per tutti gli errori che farò in questo video e il mio italiano non è perfetto, quindi andiamo avanti. Inizieremo con un'idea molto facile da capire secondo me, è il fatto che in realtà i bianchi possono usare la parola nigga, possono usare qualsiasi parola che vogliono perché viviamo in paesi liberi in cui siamo liberi a dire qualsiasi cosa che vogliamo. Ma anche se noi possiamo dire qualsiasi cosa che vogliamo, le altre persone sono liberi a giudicare noi per qualsiasi cosa che diciamo. Nigga è un modo di dire nigger. So che c'è questa confusione e qualche persona pensano che nigger e nigga sono due parole diverse, ma in realtà non sono. Se dici nigger con un accento del nord-est America, esce nigga. In realtà se cerchi nigga nel dizionario, non è nel dizionario, c'è solo nigger, perché nigga è un modo di dire nigger. Guardiamo la definizione della parola nigger. C'è scritto proprio lì. È una parola offensiva per riferire a una persona con la pelle scura, volgare. Era una parola che è stata usata durante la schiavitù e in quei giorni le persone dalla razza negroide non erano umani, erano animali, erano visti come animali, erano visti come proprietà. Nella nostra Costituzione americana c'era scritto che un uomo nero aveva il valore di 1% di un uomo bianco. Non so se sono chiara. C'era scritto nella nostra Costituzione americana che i neri erano meno umani dei bianchi. Dovevamo avere un amendimento per cambiare questa cosa, solo per farti capire cosa vuol dire veramente questa parola. Quando la schiavitù è stata finita, hanno detto che questa parola che era usata per definire o chiamare le persone nere di quel tempo è offensivo, perché ovviamente per dire che dato che tu sei nero, sei meno umano, non penso che è una cosa così bella. Quindi da lì è stato offensivo ed è sempre stato offensivo. Vediamo che c'era questo gruppo di afroamericani che hanno detto vogliamo dire la parola nigga, vogliamo reclamare questa parola e vogliamo usarlo perché noi possiamo dirlo tra noi. Ok, possiamo dire che logicamente forse non ha senso. Vabbè, ma se una persona, non lo so, gay vuole chiamarsi frocio, chi sono io per dire no? Tu sei gay e non puoi chiamare te stessa frocio. Quindi non puoi dire veramente a un nero o una persona nera che loro non possono usare la parola. Se vuoi chiamare te stessa quella parola offensiva, va bene, non mi frega. In realtà, come una persona nera, io penso come la definizione, che è una parola negativa, brutta, offensiva, volgare. Secondo me, nessuno deve usare questa parola. Ma allo stesso tempo, come ho già detto, non posso dire ad un'altra persona nera che loro non possono chiamare se stessi nigga. Anche se posso dire che non penso che sia giusto che tu chiami te stessa nera nigga. È solo la mia opinione, è solo il mio punto di vista. Loro possono fare qualsiasi cosa che vogliono, anche se penso che è una cosa dannagiosa, anche se penso che è una cosa che crea confusione. Vabbè, è l'unica cosa che posso dire, è la mia opinione. Se loro dicono così, sono neri, loro possono scegliere come vogliono essere chiamati. Questo non cancella il fatto che la parola originale, la parola nel dizionario è offensivo. Anche se una persona gay dice che tra lui e i suoi amici gay va bene la parola frocio, non penso che domani tutti noi usiamo frocio in un modo colloquio, perché è comunque una parola offensiva. Stessa cosa in America. In America
nigga è ancora una parola molto offensiva per la maggior parte delle persone. Per noi, quando c'è una canzone che ha la parola nigga sul radio, loro cancella la parola nigga. La parola nigga non viene usata su televisione, non viene usata nella media. La parola nigga è così grave. Ci sono le persone che hanno rovinato le carriere perché hanno usato la parola nigga. Quindi è una cosa abbastanza offensiva e le persone ti giudicano per dire questa cosa, che vuol dire questa è la definizione, non vuol dire homie, non è una cosa bella. Smettiamo di cercare di cambiare il significato di questa parola, perché il significato è questo. Anche smettiamo di dire che i neri dicono che tutti i neri possono usare questa parola. No, ci sono tante persone nere come me che dicono come me che la parola è stra-offensiva per noi, ma io non posso controllare se un nero vuole essere chiamato così. Non lo so, se una persona stupida vuole essere chiamato stupida, non lo so cosa posso dire, ma non vuol dire che tutte le persone stupide. Ok, non era un buon esempio, ma ormai dovete capire. Parliamo del rap. Ok, ci sono queste persone che dicono che va bene per loro usare la parola tra loro e iniziano di fare questa musica. Questa musica diventa popolare perché prima non lo era. E ora abbiamo il fatto che ci sono le persone bianche che vogliono usare la parola. Va bene, usate la parola, ma dato che la parola vuol dire così, le persone pensano cosa che pensano. Ragazzi, i rapper non sono così buoni esempi da seguire. So già che voi non capite i testi della maggior parte delle nostre canzoni rap, perché la maggior parte delle nostre canzoni rap che sono sul radio parlano di spacciare droghe, fare tanto sesso e le donne sono tutte hoes and bitches, troie e puttane. Dato che i rapper dicono che qualsiasi donna è una troia e una puttana, questo vuol dire che tu devi chiamare tutte le tue amiche puttane e troie? Penso di no. Quindi, dato che loro dicono la parola nigga, questo vuol dire che ora la parola non è più offensiva? No, mi dispiace, ma non vuol dire così. Anche dentro la comunità nera, come ho già detto, non è una parola bella, è una parola volgare. Io non sono una persona classista, ma ovviamente non tutte le persone che dicono nigga sono povere o senza educazioni, forse sono quelli che pensano l'altra cosa che ho già detto, ma io come una persona normale che guarda la definizione della parola, quando una persona nera mi dice nigga, io penso immediatamente che questa persona non ha educazione, questa persona è ignorante e questa persona è anche volgare. Non dico a loro che non possono dirlo per i motivi che ho già detto. E come giudico una persona nera che dice nigga, giudico anche le persone bianche, perché le persone bianche americane sanno la storia americana, sanno che questa parola non va bene e sanno che fa più male quando dicono loro. Sanno che se dicono questa parola sono giudicate così perché cosa significa e grazie al contesto sociale. Sanno. Capisco che può essere difficile capire da fuori, da un italiano, perché voi non avete la stessa storia e gli stessi sistemi per capire, ma in America è abbastanza capito questa cosa e tutti sanno che la parola nigga non va bene. Ero abbastanza scioccata quando ho visto tutte queste persone italiane sotto questo video. C'era questo video di questa rapper, Rochelle. Lei cantava Bodacchiello, sapete già che è una canzone che mi piace, stra catchy, e usava la parola nigga. E c'erano le persone sotto che hanno detto ma perché l'hai detto nigga? Non potevi cambiare la parola, non potevi non dirlo, perché poteva farlo, ma invece non l'ha fatto. E c'erano un sacco di italiani che ha difesa questa ragazza dicendo ah sì, ma i neri dicono così, nigga non è offensivo, è la parola nella canzone, bla bla bla. Vabbè, capisco perché le persone forse non capiscono, ma per me l'esempio più vicino che posso usare è quello delle bestemmie. Per me, io non capisco perché Pick God è così offensivo. Non capisco perché non puoi dirlo sulla televisione e perché a un tempo c'era una legge contro
dire le bestemmie. Come qualcuno da fuori non capisco. Non capisco, ci sono le persone che la usano liberamente e non capisco perché ci sono altre che sono stra-offesi quando la sentono, ma posso vedere che non si usa. Stessa cosa, anche se non capisci perché qualcosa è male, qualcosa è brutto, potete capire che è brutto e non devi farlo. Se non capisci è meglio non fare una cosa. La cosa che mi ha fatto stra-arrabbiata con questa ragazza è che poi invece di chiedere scusa o invece di dire ho sbagliato, ha deciso di fare un sacco di scuse su perché lei poteva dire la parola e perché le persone che erano arrabbiati, che sono stati offesi, non dovevano essere. Girl, mi chiedono, Mattia, quindi se c'è una canzone con la parola io devo non cantare solo quella parola? In effetti sì, come una persona che pensa che la parola sia offensiva, innanzitutto non ascolto così tante rappers che usano la parola così. Ci sono tipo 2, Jidenna e Kendrick Lamar, che ascolto che loro usano la parola, hanno parlato dei loro opinioni sulla parola. Io posso dire che non sono d'accordo con i loro opinioni sulla parola, ma apprezzo la musica perché nel caso di Kendrick Lamar, ok, lui usa la parola, ma oltre che quella parola lui sta raccontando una cosa. Le sue canzoni non solo ma nigga come YG, ma ha una storia indietro, la sua storia. In più lui è cresciuto in quell'ambiente in cui la parola si usa, è una parte del suo vocabolario e quindi posso dire vabbè. Non stessa cosa con Jidenna, lui è uno di quei persone che pensano che lui sta reclamando la parola e i neri possono usarlo e i bianchi no. Non sono d'accordo, ma la sua musica è così alto nel livello di stile e nel livello di pensieri che riesco a overlook il fatto che lui usa la parola nigga. In questa canzone di Cardi B non è my nigga thrown around the word randomly, ma lei è una ragazza che è cresciuta nei casi popolari e sta raccontando una storia in cui lei è venuta da niente e ora ha ricevuto successo dai tanti lotti. E in più, dato che è una ragazza di colore, è una ragazza nera essenzialmente, perché in America abbiamo il one drop rule, andate a cercarlo, quindi posso overlook ancora il fatto che lei dice nigga, ma come ho già detto, dato che io non sono una persona che dice nigga, non è una parte del mio vocabolario, quando mi piace una canzone che contiene la parola nigga non è così tanto di non dirlo, o faccio una pausa o faccio un'altra parola o inizio a ballare. Non è così faticosa di non dire la parola, quindi sì, non dirlo, ma come ho già detto puoi dirlo. L'unica cosa è che puoi anche essere giudicati. Mi dispiace che è così ingiusto, ma è così. Lo so già che questo argomento è abbastanza confusionario e particolarmente in Italia è difficile di capirlo, quindi lei poteva facilmente non dire la parola. Ci sono i cantanti uomini che cantano le canzoni dei cantanti donne di amore e loro possono cambiare lui a lei nel testo. Quindi perché questa persona non poteva cambiare, non lo so, nigga con homie, dato che loro pensano che è uguale? O perché lei non poteva fare una pausa o qualcosa del genere? Ci ha scelto di no e poi ha fatto una bella figura di merda perché poi ha detto oh no, io sono una grande amante della storia e della cultura afroamericana. Che non è vero. Se tu fossi una grande amante della storia e della cultura afroamericana avrei saputo perché la parola è offensiva e perché ha ricevuto la reazione che hai ricevuto, punto. Non mi piace usare questa parola, ma secondo me questa Rochelle è un esempio di cultural appropriation o cultural appropriation perché sta guadagnando un sacco da questa immagine che sta andando e è l'immagine che viene dalla cultura afroamericana e la cultura di hip hop. Sta guadagnando un sacco di soldi da questo, ma poi esce che non sa un mi dispiace un po' perché come ho già detto lei ha portato questa confusione, questa situazione che è un po' una stronzata. Io posso dire che come un'americana che vive fuori America posso vedere che un sacco di cose che noi riteniamo come la verità sono pazzi. La teoria di razza è pazzesco, posso dirlo dato che sono fuori. E non mi piace quando le persone italiane cercano di
importare queste idee qua in Italia. Io ho lasciato America perché non mi piaceva proprio questo. Non ho lasciato America perché non c'era opportunità, non ho lasciato America perché non riusciva a guadagnare, non ho lasciato America per questo. Io ho lasciato America perché mi sento più comoda in Italia, perché in Italia io non devo pensare della razza. Mi fa un po' male che ora sta cercando di portare queste idee qua e fare confusione. Non è una questione di questa parola è offensivo e quindi i bianchi non possono dirlo. E più questa parola è offensivo e vabbè se questa parte piccola dei persone a cui questo termine riferisce vogliono usare la parola tra loro, vabbè, cosa possiamo dire? Io non capisco perché i bianchi vogliono così duro, così tanto usare la parola nega. Perché? È solo una parola. Vogliono dire, oh no, io non posso usare la parola nega solo perché sono bianco, non è giusto, è ingiusto. Sai un'altra cosa ingiusta? La schiavitù. Ragazzi, insomma, potete dire qualsiasi cosa che volete. Potete dire nega quanto tanto volete. Ma dato che la parola nigga vuol dire questo, non potete essere sorpresi quando un afroamericana o una persona nera diventa arrabbiata quando lo usi. Puoi usare la parola nigga, ma per me se sei nero sei già ratchet e sei bianco, può essere che sei razzista. Non diresti porco a tua madre, quindi perché dovete dire nigga a me?